Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 209. Una decina di giorni, giorno più, giorno meno, ci separano dall'equinozio di primavera, un punto nodale importantissimo, l'Oestara, la primavera astronomica. Importante al punto che tradizionalmente si faceva iniziare il ciclo dell'anno in Ariete, appunto, nei giorni attorno all'equinozio di primavera. Andremo a chiedere all'interattivo di oggi, alle nostre tre varianti, perché ricorderemo la primavera del 2023, quale sarà il dono particolare che questa primavera ci porterà. Può essere un dono che si esprime nella materialità, nella vita di ogni giorno, quindi magari un cambio di lavoro, un nuovo amore o magari una somma di denaro che entra o magari anche quel particolare progetto, quella particolare idea che finalmente partono o magari si concludano e ci permettono di andare oltre, di fare passi oltre per la nostra evoluzione materiale, ma può essere anche un qualcosa di intimo, un insegnamento, una presa di coscienza, una rivelazione, insomma andremo a vedere perché ricorderemo questa primavera 2023 attraverso quale dono ricorderemo questo momento. Lo faremo con le nostre tre varianti. La prima sarà lo xilopalo, la seconda sarà la pirite e infine la terza sarà il diaspro leopardo. Prima di passare alle nostre tre varianti voglio ringraziare la community per l'accoglienza veramente straordinaria riservata al video per i 6.000 iscritti. Mi avete scritto in tanti, mi avete commentato il video, molte persone mi hanno chiamato per farmi complimenti. Insomma, è stato veramente bello vedere la risposta della community ad un video che con qualche timore, anche lo dico, avevo pubblicato. Chissà se sarebbe piaciuto, se non sarebbe. Beh, è andata bene, non solo, al punto che probabilmente il progetto Tannhäuser vedrà la luce forse anche un po' prima rispetto ai tempi preventivati, ma non anticipo niente. Intanto guardiamoci le nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante dello xilopalo. Lo mettiamo qua e andiamo a vedere quale sarà l'energia generale della primavera. Lo facciamo con un mazzo veramente singolare, mazzo molto bello, il mazzo delle minchiate. Il nome può far sorridere, ma in realtà è un mazzo storico molto importante. Quindi andiamo a vedere qual è l'energia generale di questa primavera per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Quello delle minchiate è un mazzo molto simile al tarocco che in realtà espande gli arcani aggiungendo i 12 segni zodiacali, i 4 elementi, e poi invece per gli arcani minori è praticamente identico al tarocco. È un mazzo molto suggestivo, ne esistono varie edizioni, questa è quella del De Vecchi, molto bella, a cura di Laura Tuan. Quale sarà l'energia generale della primavera per te che hai scelto la variante dello xilopalo? Prendiamo questa.
L'acqua, l'energia è quella dell'acqua, come vedi è uscito uno degli elementi. Allora, la carta dell'acqua rappresenta nella serie delle minchiate quella che è la pericolosità, l'imprevedibilità dell'acqua. Certamente è una carta che non parla proprio di pericolo, ma in realtà mette in guardia un po' sugli imprevisti che possono arrivare. In genere è una carta che si associa appunto a un vascello in balia delle onde. Le sue qualità sono la pazienza, il silenzio, ma anche l'ispirazione, la fantasia, la memoria. I doni praticamente portati dall'acqua, da ricercare nelle profondità di noi stessi. Un po' come fa il rabdomante quando cerca l'acqua nella profondità della terra. Può riguardare l'arte, la musica, la poesia, che nascono però da momenti di calma, di ispirazione, di contatto con il proprio sé, con i ricordi dolci. È la capacità di calarsi perfettamente nel passato e di proiettarsi poi nel futuro, che poi è tipica anche degli stati alterati di coscienza associati alla veggenza. Tuttavia non è da sottovalutare, quando questa carta esce, l'imprevedibilità tumultuosa delle passioni, che poi possono portare a grandi passioni in positivo, quindi grandi amori, e a grandi passioni in negativo, quindi la paura, il senso di impotenza di fronte ad una situazione, che spesso e volentieri poi vanno a, incrementare un po' il nostro silenzio verso il mondo. La carta parla anche di quello che è poi lo sfogo di questo linguaggio interiore attraverso la dimensione onirica, quindi fai attenzione anche nei giorni vicini all'equinozio di primavera ai sogni che farai. È una carta legata quindi all'arte, al sogno, alla fantasia, ai ricordi, ai sentimenti dolci ma che si trattengono, al silenzio, alla paura di esporsi, all'incapacità di lasciarsi alle spalle il passato, oppure al passato che si ricorda in modo tenero, ma dal quale ugualmente non ci sappiamo staccare. È un affetto puro e profondo, oppure anche l'operare una rinuncia a favore di altre persone. Quindi è una carta per certi versi molto simile a quella che poi è la luna nel tarocco classico. Andiamo a vedere qual è questo dono che la primavera 2023 fa entrare nella tua vita, per te che hai scelto lo xilopalo. Abbiamo visto che la sfera è un po' questa, quindi il sentire interiore. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Il 2 di coppe. Sì, qui comunque secondo me c'entra l'amore, Ora, il 2 di coppe non è sempre una carta legata all'amore, può essere anche una carta di un accordo fra due persone, di un senso di appagamento, di vittoria, o di nuovo può parlare del centrarsi a livello interiore o del chiudersi a livello interiore, comunque sempre un qualcosa che nasce dal profondo. In generale però una carta di forte empatia verso gli altri, quando non appunto di amore. Il 5 di denari. La papessa. Il 6 di coppe. Ma guarda, mi verrebbe da dirti che qui ci potrebbe essere la ripresa di contatti con qualcuno del passato. Io credo che queste carte possono parlare di una situazione che riguarda un qualcuno a cui abbiamo voluto bene veramente nel passato. Non si deve trattare necessariamente di un ex, perché poi ti darò magari anche una lettura alternativa, però secondo me qua principalmente con un 2 di coppe sulla carta dell'acqua
quello che si va a parlare un po', magari l'appianare una situazione conflittuale o il ritrovare un qualcuno del passato. Non è detto che sia un qualcuno con cui c'è un conflitto, però ecco, io credo che qui ci sia proprio una situazione dove qualcuno viene un po' a smuovere i nostri ricordi, sì. Anche perché se la vedessi a livello lavorativo, a livello di quelle che sono anche le finanze, io vedrei un 5 di denari, quindi una carta di perdita, su una papessa, carta di, nel caso del lavoro, di contratto, nel caso appunto di situazioni dove si va a mettere a frutto un'arte, dove si va a rivelare anche una possibilità di crescita. Però poi c'è un 6 di coppe, quindi anche se fosse il lavoro, qui è la ripresa di contatti con un qualcuno legato al nostro lavoro o magari a un progetto interrotto. Però anche la papessa è una carta legata all'acqua, quindi è già la quarta, scusami, 1, 2, 3 e 4, è la quarta carta che mi esce legata all'acqua e che mi esce legata a quella che è la memoria, il passato. In particolare la carta dell'acqua, la carta della papessa, la carta del 6 di coppe sono proprio carte legate al passato. Quindi secondo me qua la primavera ti porta quella che è la possibilità di riallacciare i rapporti con una persona del passato o con una situazione del passato che ti tocca nel profondo. Può essere un qualcosa di creativo, perché la papessa è anche questo, è anche la scrittura, l'arte, la musica, la pittura, la poesia, tutto ciò che riguarda la comunicazione artistica, un po' come ribadito dalla carta dell'acqua e a suo modo anche dal 2 di coppe, ma diciamolo in un certo modo anche dal 6 di coppe, che è comunque una carta di ricerca del piacere. Però qui si parte da una sensazione di perdita, un 5 di denari, quindi è un qualcosa che non è in questo momento con noi. Potrebbe essere anche il recupero di tue facoltà interiori che poi si esprimono appunto attraverso quella che è una visione creativa del mondo, quindi anche appunto lo sblocco di progetti legati alla dimensione creativa, artistica o comunicativa, il riprendere magari a scrivere un libro che abbiamo fermato, il riprendere a disegnare, riprendere a scrivere. Qua c'è proprio il linguaggio dell'anima che si esprime per riuscire a darci poi anche una dimensione migliore. Ricordiamoci che il 6 di coppe è la carta di chi si proietta in quella che è una situazione di crescita, quindi una situazione migliore, di evoluzione, e lo fa amando i suoi ricordi. Anche questo è molto importante. Il mio famoso manualettino, che ormai poverino lo devo finire di copiare perché è veramente distrutto, guarda qua, per delle pagine, ci dice che il 6 di coppe, guarda, l'ho aperto proprio nel punto giusto, è la persona che ama i suoi ricordi, eccolo qua, e che influiscono questi ricordi positivamente nel presente, quindi la felicità fondata su avvenimenti del passato, trasferimenti a luoghi migliori, benessere interiore. Però è anche una carta di messaggio che viene dalla dimensione del ricordo. Quindi lo so, fa schifo, lo dovrò ricopiare tutto, ho già cominciato a ricopiarlo, avendo tempo lo farò. Quindi qua c'è proprio un qualcosa che ritorna dal passato e che però non si pone in maniera conflittuale, secondo me. Qui c'è proprio un parlare il linguaggio dell'anima. Allora io qua ne deduco che o si tratta veramente di amore, quindi di un qualcuno con cui c'è comunque una qualche forma di empatia, di vicinanza, di feeling, di flirt che riparte, oppure se hai qualità artistiche, progetti artistici in ballo, cioè qui c'è veramente un ripartire, uno sbloccare un progetto legato a queste dimensioni che si era arenato, perché qui c'è un 5 di denari, quindi un qualcosa che fondamentalmente era dato un po' per perso, oppure anche che non fruttava e quindi magari era stato accantonato. Però i linguaggi sono questi, qui non si scappa. Perché esce questo 5 di denari?
Allora, il cavallo di bastoni potrebbe essere anche il compiere un viaggio che si è rimandato, però, boh, anche il cavallo di bastoni poi alla fine è un avventuriero, un ribelle, lo dico sempre, un qualcuno che magari appunto se n'è andato, se n'è andata dalla nostra vita, non, ti ripeto, in maniera conflittuale. Vediamo perché esce la carta della papessa. Il 9 di denari. Però vedi, mi ci sta anche il 9 di denari, è una carta di investimenti, di sicurezza, della persona che muove il passo sicura. E perché esce la carta del 6 di... regina di bastoni, regina di bastoni, guarda, una regina ed un cavallo, qui c'è proprio la ripresa di... Allora, non sarà per tutti, però per la prima variante mi sento di dire che qui c'è proprio un ritorno, il ritorno di un qualcuno, oppure magari sei tu che torni da qualcuno, perché secondo me un po' io posso interpretare questo cavallo di bastoni su 5 di denari come un qualcosa, tra virgolette, dato per perso, però alla fine un cavallo di bastoni ha un'indole, ti ripeto, ribelle, quindi cioè alla fine è un qualcuno che si è volutamente lasciato nel passato, del quale o della quale però si ha memoria. Ora, la carta del 9 di denari non è soltanto una carta di rassicurazione, di certezza, è anche una carta di prudenza, di vanità, di orgoglio, di tutte quelle sensazioni che poi sono anche in parte della papessa. La papessa è un'amante fredda o comunque una persona che non esprime il suo amore in modo convenzionale. Quindi qua secondo me c'è proprio il tornare ad aprire le porte ad una situazione che però non ci appare convenzionale. Un 2 di coppe effettivamente potrebbe veramente calcare su una situazione che magari o non è partita in precedenza o non si è mai sviluppata, quasi anche forse mi viene da dire per nostra scelta qua, qui potresti essere tu che hai scelto, non è detto che sia così per tutti. Poniamo l'esempio del lavoro, invece ti avevo parlato dell'idea creativa che viene, che può essere anche l'apertura di un negozio online, mi viene da dire, perché poi con tutta quest'acqua ci posso vedere anche le grandi distanze coperte da quella che è il viaggio, appunto, e il 9 di denari mi può diventare in questo caso un investimento, ma anche il cavallo di bastoni comunque mi rappresenta la temporalità, quindi è la distanza, scusami, quindi anche qua secondo me le due opzioni sono queste, se non ti riconosci altre due possibilità: il riprendere contatti con qualcuno, ma secondo me qui sei tu che potresti aver messo lo stop in precedenza, oppure appunto un progetto bloccato di lavoro legato a una visione non convenzionale del lavoro, quindi tutte quelle situazioni dove alla fine, un po' come Cronos, dove alla fine non si stacca mai, dove alla fine si manovrano i tarocchi dalle 9 di mattina alle 3 di notte. Quindi ecco, in questo senso lo vedo un po', vedo un pochino come se ci fosse questo progetto, questa idea, questo investimento che si è arenato e che va a riprendere a livello lavorativo. Però ti ripeto, secondo me è molto più un qualcosa settato sulla creatività se si tratta di lavoro. Se non hai un lavoro dove comunque, o se non sogni di portare avanti un lavoro dove comunque c'è di mezzo il linguaggio della creatività, quindi misurarsi con la propria interiorità, quindi appunto la pittura, scrittura, eccetera, eccetera, qui secondo me la vedo un po' difficile. Secondo me è più riprendere i contatti con qualcuno, oppure un'altra variante. Però vedi, quello che mi porta a propendere di più per l'amore qua è un cavallo di bastoni e una regina di bastoni separati dal 9 di denari, quindi alla fine due figure di loro estremamente orgogliose, estremamente anche ribelli. Sicuramente nel caso del cavallo di bastoni un ribelle, un sognatore anche. Nel caso della regina di bastoni sicuramente proprio ribelle no, ma diciamo una figura fra virgolette istituzionale, quindi una figura che ha un suo ruolo già in società,
che però non è convenzionale perché è molto determinata, molto grintosa e quindi di conseguenza magari usa anche metodi non convenzionali pur di raggiungere i suoi scopi. Quindi qua potrebbe esserci anche un qualcuno che ritorna nonostante tu potresti essere in coppia, potresti già avere una situazione aperta. Però qui secondo me, ti ripeto, primariamente è legato proprio al riaffacciarsi di un qualcuno. E io credo che sia più da parte tua, perché vedi qua un 6 di coppe mi dice che c'è l'amore per i propri ricordi. Quindi secondo me qua sei più tu che ti senti vicino o vicina a questa energia che si riaffaccia. Magari non è detto che tu ti senti vicino allora o la ricerchi, magari semplicemente l'universo risponde alla tua richiesta e te lo rimette o te la rimette sulla strada. Però ecco, secondo me qua principalmente si parla di un qualcosa legato all'amore, all'empatia che si riaffaccia nella nostra vita. In seconda istanza della ripresa di una qualità artistica che può trovare sbocco nel lavoro o che ha già trovato sbocco nel lavoro e che migliora. Sicuramente una stagione molto proficua per ritrovare definitivamente te stesso, te stessa e anche per proiettarti in maniera molto grintosa nel futuro, diciamocelo. Sicuramente la primavera ti parte da quello un po' che è un disagio iniziale fatto di questo 5 di denari che veramente, ritorno o meno, è l'unica carta stonata perché parla poi di perdita, parla di elaborazione di una perdita, parla di necessità di comprendere come mai diamo tanto o abbiamo dato tanto e non c'è stato riconosciuto il dovuto. Però poi in realtà le altre fondamentalmente sono carte di grinta, di persona incapace di dialogare con se stesso, con se stessa, di investimento, di amore, di sicurezza. Insomma, sono carte molto, se mi passi il termine, cazzute, ecco, capisci? Andiamo a vedere gli oracoli, perché secondo me qua si parla principalmente, ti ripeto, di un qualcosa o di un qualcuno che si riaffaccia nella tua vita. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Letizia. Allora, Letizia è una carta che riporta di nuovo lo stato di allerta, quindi un po' ci dice c'è bisogno di, come questo 5 di denari ci dice, anche di trovare la quadra ad un modo di rapportarsi al mondo che magari ci fa sentire carenti. Può essere carenza di denaro, può essere carenza di affetto o come ti pare. Però parla anche di una persona che si ritrova o che si incontra o che si ritrova, che può portare un sostanziale miglioramento nella nostra vita. Quindi torno a dirti, qua o si tratta di un amore che rifiorisce o di un'amicizia che rifiorisce o veramente si tratta di un progetto arenato che rifiorisce. Resta comunque, ci dice la carta di Letizia, un'occasione da cogliere al volo, quasi un incontro, una scoperta casuale che porta comunque a quello che è il successo. E la carta aggiunge anche quello che secondo me è un bellissimo messaggio, ti dice nemmeno tu sarai in grado di comprendere per quali strane vie lavora poi l'universo, in quanto non saprai darti una spiegazione del perché c'è questo incontro casuale, questa scoperta casuale dal quale rifiorisce un qualcosa che poi ti porta a migliorare sensibilmente la tua vita. Quindi una carta fondamentalmente di buon auspicio, di buona fortuna, ecco, che comunque ti auspica una rivelazione accompagnata da una risoluzione. Quindi qua c'è un qualcosa che va a cambiarti sensibilmente la vita, che ti tocca nel profondo, o dal quale sei toccato o toccata nel profondo, ma appartiene ai tuoi ricordi. Questo è fuori discussione. Vediamo l'Ancient Feminine Wisdom.
Per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Nike, vittoria, vedi anche qua, anche la carta di Nike è una carta molto bella perché ci parla del risultato che si ottiene quando si è lavorato bene, sia in esterno, quindi nel lavoro vero e proprio, sia su di noi. Riconoscimenti e successi di nuovo insperati, ma anche la necessità di elevarsi sopra il conflitto provocato da una sconfitta. Quindi mi ci sta sia il fatto che qui si avvii una dimensione lavorativa che esalta le tue qualità, sia il fatto che tu, probabilmente per scelta tua, riesca ad appianare una divergenza, un conflitto, un qualsiasi tipo di lontananza con una persona del passato. Continuano comunque a parlarmi di questo. Se non c'è persona del passato, probabilmente è appunto un lavoro che mette in luce le tue capacità creative, le tue qualità creative, però anche quello è come se si sbloccasse in un certo senso. Mi viene anche da dire potrebbe essere anche uno sblocco di una situazione familiare, perché comunque alla fine io parlo d'amore, la papessa è anche una madre però è difficile far passare una madre o una situazione familiare con un 2 di coppe, Vediamo il Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo. L'orso e il cedro. Allora, l'orso e il cedro ci parla delle nostre capacità di leadership. Per questo dico che se si tratta di amore, qui sei tu che, diciamo in un certo senso, riaccogli un qualcuno, ma anche se si trattasse di amicizia o di famiglia, il leader è colui che sa come gestire persone e situazioni accanto a sé. E quindi lo spirito dell'orso, dice la carta, proprio in virtù di questa tua capacità di ampliare gli orizzonti e quindi anche di avere una solida leadership, ti guida verso le nuove opportunità e ti ricorda di amministrare con equità e cura quello che è il tuo sentire più profondo. Quindi qua probabilmente, se si tratta di un qualcuno che rientra nella tua vita, qui è probabile che tu, come dicevo prima, in un certo senso lo stia o la stia chiamando energeticamente, perché un 6 di coppe, ti ripeto, è una persona che ama i suoi ricordi. Quindi qua c'è probabilmente anche da appianare, se non proprio un conflitto, un qualche tipo di modo di vedere le cose che potrebbe entrare appunto un po' in conflitto nel tempo, con un qualcuno del passato che si riaffaccia. Nel caso invece stessimo parlando di lavoro, l'orso ci dice che le sfide che ci si presentano sono sfide travolgenti, tumultuose, un po' come già diceva la carta dell'acqua, però non devi sentirti indurito o indurita da questo, anzi devi saper amministrare, come la regina di bastoni è focosa ma allo stesso tempo anche un ruolo che gli permette di esercitare un qualche tipo di autorità, di potere, e lo fa in modo comunque saggio, non abbandonandosi a quelli che sono gli scatti d'ira, oppure magari quello che può essere un qualcosa preso di petto, di pancia, ecco. Lo fa in maniera saggia, lo fa in maniera oculata, ecco. Quindi ricordati la tua stoffa di leader, ci stanno dicendo fondamentalmente, perché qui c'è un qualcosa che si riaffaccia dal passato, o a livello lavorativo o a livello di amore. Io ci vedo più l'amore, ma ti ho voluto dare anche la possibilità del lavoro, dove forse inizialmente potresti storgere un po' la bocca,
Potresti dire, ma perché di nuovo? Però in realtà per te può rappresentare una grande opportunità. Quindi prima di dare un calcio a tutto, ricordati della tua stoffa di leader, ci stanno dicendo le carte. Ed è un bellissimo messaggio, avrai capacità decisionale sul riaffacciarsi di una persona o di una situazione che nel tempo può addirittura portarti beneficio. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della pirite. La mettiamo qua e andiamo a vedere con un mazzo veramente singolare, molto bello, le minchiate fiorentine, non è uno scherzo, si chiama proprio così. È un mazzo molto particolare, molto simile per certi versi ai tarocchi, per altri versi invece molto diverso. Per esempio cambia alcuni arcani maggiori ed espande il numero degli stessi aggiungendo i 4 elementi e i segni zodiacali. Andiamo a vedere quale sarà il dono della primavera per te che hai scelto la variante della pirite. Quale sarà il dono della primavera per te che hai scelto la variante della pirite? Allora, gli amanti, ecco, in questo caso abbiamo un arcano in linea con quelli che sono i mazzi tradizionali. In questo caso però la carta è la numero 5 e non come nel tarocco classico la numero 6. Una passione importante può sconvolgere la vita e la mente e cambiare radicalmente la tua vita. Fai attenzione però, il cambiamento può essere nel bene come nel male. Si impone una scelta sentimentale che non può più essere procrastinata. Più verosimilmente una scelta che, se non fatta, può portare anche rimpianti. L'amore è un'esperienza meravigliosa, va vissuta con intensità ma senza perdere equilibrio, ci dice la carta, altrimenti la pace diventa tormento, la felicità diventa gelosia e l'armonia diventa un conflitto quotidiano. Arte e bellezza sono una terapia importante. Coltiva quindi quello che è il senso dell'arte e della bellezza. Le parole chiave di questa carta sono incertezza, imbarazzo, dubbio, scelta, esame, attrazione, cotta, creatività, arte, estetismo, vegetazione. Il culto della bellezza, al di là della scelta d'amore che andremo a vedere se il tarocco dorato degli estensi ci conferma, è proprio il culto della bellezza. Potrebbe essere un periodo nel quale scegli di darti una possibilità in termini di cura di te stesso e di te stessa. Per te che hai scelto la variante della pirite, oppure magari se lavori nel wellness, potrebbe essere un momento nel quale il lavoro ti porta grandi soddisfazioni. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della pirite, qual è il dono che ti porta la primavera.
il 5 di coppe. Non dobbiamo sempre pensare alla carta del 5 di coppe come una carta estremamente negativa. Di solito si guardano in cartomanzia un po' con sospetto i 5. In realtà i 5 li definirei un po' come punti zero che ci invitano a fare appunto quello che è il sunto, il punto, diciamo, avevo paura di ripetermi, della nostra vita, per poi alla fine ripartire attraverso quella che è una scelta ben determinata. La carta del 5 di coppe rappresenta forse un po' di nostalgia, forse un po' anche il desiderio di riprendere fili interrotti dal passato, può rappresentare quella che è una situazione nella quale ci si rammarica di non aver saputo scegliere prima nel lavoro come nell'amore o in qualsiasi altra situazione, di aver bruciato le tappe, di aver bruciato le occasioni, ma in realtà è una carta che ci invita a livellare completamente un po' quello che è il nostro modo di essere ora per proiettarsi con fiducia nel futuro. La carta del 5 di coppe quindi ad un'analisi più profonda diventa molto 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 positiva, solo che è un po' in scala minore quello che carte come la torre, come l'appeso ci fanno capire in scala maggiore, ovvero magari un periodo tormentato deve chiudersi, ma dobbiamo sceglierlo noi che si chiuda, dobbiamo darci una possibilità, dobbiamo saper scegliere con quale energia affrontare un po' il tempo che ci si avvicina, un po' come già diceva la carta degli amanti delle minchiate. Andiamo a vedere in dettaglio che cosa riguarda questa scelta. Per te che hai scelto la variante della pirite, fante di bastoni, regina di bastoni, a primavera bella focosa qua, 5 di spade. Allora, il 5 di spade torna a guastarci forse un po' la festa, il trionfo, il fatto di dover scegliere intorno alla chiusura di un qualcosa di limitante probabilmente è il dono che ti fa la primavera, il riuscire a rilasciare nel passato quell'occasione che non ti dà più, quella persona che non ti dà più, quella situazione lavorativa, di amore che non ti dà più. Questo è quello che ci stanno dicendo queste carte. Un'improvvisa novità, un'improvvisa freschezza, il fante di bastoni è la motivazione, la passione, è lo star bene, il non preoccuparsi di quello che sarà poi il domani. È un qualcuno che porta una grande scarica energetica che poi si concretizza in quella che è la regina di bastoni, una figura che comunque di energia ne ha da vendere, al punto che è una figura che riesce anche a gestirla, a tenere in mano il potere di questa energia. Quindi quello che ci stanno dicendo queste carte è che ti si aprirà una nuova occasione. Io credo che qui si possa anche in questo caso semplificare dicendo che laddove potresti essere una persona che sta cercando magari chi la completa, qua è probabile che arrivi un qualcuno che ti prospetta il modo, diciamo un rapporto, ecco, molto più completo, molto più bello, che sia più in risonanza con quello che è il tuo essere. Se stai cercando lavoro, idem. Se lavori in ciò che riguarda la cura del corpo, quindi dalla palestra al parrucchiere al wellness, eccetera, eccetera, oppure magari si ha intenzione di curare il tuo corpo, quindi di fare palestra, di magari perdere qualche chilo, magari di farti venire un po' di massa muscolare, ecco qua arriva una occasione che riguarda appunto la tua grande motivazione che devi maturare, però devi saper scegliere, ecco, da qui non si torna indietro. È un po' come se tu andassi ad aprirti ad una novità, che del resto il fante di bastoni è una novità, che però ti mette in condizioni di livellare poi il passato. Nel caso dell'amore è facile, perché una potrebbero dirmi, ma io ho ancora il pallino dell'ex, o magari dell'eterno fidanzato, fidanzata con cui c'è l'andirivieni,
o magari sono innamorato, innamorata di quella, cosa me ne faccio di uno, di una nuova che arriva? Te ne fai, nel senso che comunque ti porta a vedere prospettive nuove. Nel caso del lavoro potrebbe essere appunto un lavoro che arriva sul quale siamo un po' titubanti, un po' dubbiosi, abbiamo un po' paura che non ci dia e quindi fatichiamo a scegliere. Nel caso, secondo me, invece di quello che può essere la cura di se stessi, magari qui ci potrebbe essere un'occasione per rimettersi in gioco, un'occasione per dire ok, mi prendo più cura di me, però anche in questo caso magari a discapito di altre persone che sono vicino a noi, un po' staccare la spina con quelle che sono le persone che sì, magari ci mostrano un qualche tipo di affetto, però ci succhiano anche tanta energia. Ecco, tutto questo viene rappresentato da un'improvvisa novità che entra nella tua vita e che sparaglia un po' quelle che sono tante tue certezze, tanti tuoi piccoli rituali quotidiani che vengono un pochino a farti anche avere un po' una sorta di momento in cui vacilli, in cui dici ma cosa devo scegliere? Devo abbracciare il nuovo o devo comunque restare nel mio tran tran quotidiano? Ecco, qua secondo me ti stanno dicendo abbraccia il nuovo, anche se tu magari sarai poco convinto, poco convinta. Andiamo a vedere in dettaglio quello che può essere questa, perché qui dipende tutto dalla tua scelta, ti viene dato alla fine il dono della primavera è quello di poterti costruire il tuo cammino futuro con le tue stesse scelte, quindi è un grande dono, è la libertà di scegliere. Vediamo un po' perché esce questo fante di bastoni. Il 9 di coppe. Perché esce la regina di bastoni, il 3 di spade. Perché esce il 5 di spade, il sole. Ma è dura non farla passare di nuovo per amore, però secondo me qui c'è proprio un rinnovamento affettivo. O comunque un qualcosa di importante che viene a sconvolgere gli affetti, nel senso qui potrebbe essere anche una persona che già è in coppia ma che improvvisamente fa un incontro fatale. E sì, perché poi hai visto il 9 di coppe alla fine è proprio un corteggiatore, è proprio un qualcuno che un po' come anche il fante di bastoni fondamentalmente, che arriva, porta comunque grande entusiasmo, però ha del corteggiatore un po' l'indole, alla fine ti lascia scegliere, un vero corteggiatore, una vera corteggiatrice non si impone mai, ti lascia comunque la libertà di scegliere, e quindi qua secondo me è molto così, è una scelta tua che può cambiare il tuo cammino, soprattutto mi viene da dire a livello affettivo ma anche a livello di tua cura personale. E vedi, secondo me però devi sacrificare un sole, ovvero devi sacrificare un modo di vedere le cose o addirittura il rapporto con un'altra persona, quindi tradire un po' quello che è il tuo modo di percepire una data situazione, il caso classico dell'io sono innamorato della stessa donna da 20 anni e magari me ne passa accanto 200 e io non le vedo, poi arriva quella che riesce a rompere un po' l'illusione. Ecco, la vedo molto così, la vedo molto simile a una dinamica del genere. Oppure, ti ripeto, nel caso del lavoro, qui vedo proprio la necessità di fare una scelta a livello lavorativo con una novità che irrompe molto prepotente, anche molto forte, però che ci costringe ad una scelta estremamente radicale. Quindi magari anche il dire guarda, ti offriamo questo nuovo posto di lavoro o questo progetto lavorativo, però non c'è tempo per dare, come si chiama, per annunciare il licenziamento in azienda, cioè devi venire da domani. Quindi è un qualcosa che entra irruento anche abbastanza nella tua vita, porta una grande energia, però poi si ferma.
si ferma e ti dà il potere di decidere. E quindi la scelta qua potrebbe essere molto importante, soprattutto qualora si tratti del livello di amore, perché comunque secondo me qua verrebbe un po' una persona, oppure magari una persona che conosci già e con cui si incrementa la vicinanza, è come se tu lo sentissi o la sentissi un po' magari a cercare di scalzare altre figure che hai in mente. Secondo me è così. Addirittura in alcuni casi, ti ripeto, potrebbe essere un triangolo. Andiamo a vedere se le carte degli oracoli ce lo confermano. La via. Allora, la carta di via è proprio una scelta che si deve fare, e quindi me lo va a ribadire, che rappresenta l'interruzione temporanea di un'attività o l'intervallo fra due distinte situazioni sentimentali. È quindi la sospensione improvvisa di un qualcosa e la nostra scelta se ripartire con la vecchia situazione o se andare avanti. Quindi c'è proprio un momento di frattura che ti porta a scegliere per il tuo destino. Questo è il dono della primavera, fondamentalmente. La carta di via comunque presuppone anche il recupero delle nostre energie, quindi torna molto la cura di sé, e questo è molto importante, il ristabilire la propria fertilità naturale, ovvero la capacità di immaginare, sognare e creare un qualcosa di più produttivo per noi. Quindi sì, qui c'è proprio una scelta di rottura con una situazione sia a livello sentimentale che lavorativo. Per qualcuno sarà a livello sentimentale, per altri sarà a livello lavorativo, che ci può portare ad essere un po' timonieri di quello che è il nostro cammino per riuscire a ricostruirci un domani. È molto bella questa variante, è come se ti fosse dato per un lasso temporale breve il completo libero arbitrio, la possibilità di scegliere come orientare il tuo cammino futuro. Probabilmente da questa scelta potrebbero nascere grandi cose, però non è detto che tu la faccia, perché io vedo un 5 di spade in fondo, è come se tu magari dovessi sacrificare troppo. Per dire, mi capita il lavoro dove mi danno 5.000 euro al mese, però devo trasferirmi, devo lasciare il mio paesello, c'è qui un qualcosa del genere. Oppure, come ti ho detto prima, mi capita il ragazzo o la ragazza che mi tocca nel profondo, che mi coinvolge, però io ho in mente l'altra. Qui è un qualcosa veramente dove devi fare uno sforzo mentale non indifferente, perché poi è facile dire io voglio il potere di decidere. Potere, l'altra faccia del potere è la responsabilità di gestirlo il potere, quindi qua ti viene dato il potere di decidere, però ti viene data anche poi la responsabilità delle decisioni. Qui puoi rompere una situazione a favore di un'altra, puoi continuare con la tua quotidianità, un bivio ti viene proposto. Allora, Igeia, il nutrimento, guarda, mi ci sta benissimo, è proprio la necessità di capire come vogliamo nutrire il nostro spirito. La carta di Igeia ci dice che allineando il corpo e l'anima, anche la malattia se ne va. Questo a livello di sentire più profondo significa che nel momento in cui sappiamo prenderci cura di noi, sappiamo scegliere per noi, fondamentalmente questo prendersi cura può essere anche questo,
non siamo più soggetti alla malattia della nostalgia, alla malattia del rimpianto, alla malattia dell'un po' anche autosabotarsi in un certo senso. Però si deve prestare attenzione appunto al nutrimento che diamo alla nostra anima. La carta parla certamente di guarigione, però questa guarigione noi la vogliamo veramente? La stiamo nutrendo, la stiamo portando avanti, la stiamo foraggiando in un certo senso? La salute e anche comunque l'equilibrio sono originati dall'allineamento dell'interiorità con l'esteriorità. Quindi la necessità di allinearsi col circostante serve poi a stare bene. Qualsiasi sia questa scelta, questo momento di frattura importante che ti arriva addosso, quello che la carta ti dice è: chiedi se stai adeguatamente, più che chiederti se stai facendo la scelta giusta, chiediti se stai facendo un qualcosa veramente per te, perché è un po' questa la chiave qua, perché spesso e volentieri, soprattutto in amore, si fanno le cose pensando che poi l'altra persona, magari poi l'altro un cialtrone, una cialtrona, e il giorno dopo ci sbatte la porta in faccia. Scegli per te stesso, per te stessa, ci stanno dicendo. Vediamo il Woodland Wardens. Il corvo e il corniolo. Il corvo e il corniolo sottolinea l'intelligenza associata al potere della lungimiranza. Di nuovo torna il concetto di scegliere per se stessi, per essere lungimiranti, appunto. Di solito il corvo oggi viene usato per indicare l'oscurità, il presagio, ma le rappresentazioni moderne raramente rendono giustizia a quello che è il corvo, soprattutto nell'antichità, soprattutto nel folklore norreno. Ci dice la carta, il corvo è un simbolo fortemente positivo, inteso a ricordarci le nostre capacità, le nostre risorse. Sei in grado di risolvere qualsiasi problema, ci dice la carta. Hai gli strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi e soprattutto per rimuovere qualsiasi ostacolo. Però di nuovo ci viene a dire: devi solo guardarti dentro per trovare la risposta più giusta. Qualsiasi sia questo bivio, questa scelta che ti arriva quasi a travolgere un po' la tua quotidianità, tu non proiettare poi quello che è il tuo volere, non orientarlo secondo le istanze delle altre persone. Imponi quello che è il bene per te, quindi non sacrificare sull'altare di nessuno quella che è una scelta che devi sentire interiormente, sia a livello lavorativo che di amore. Ti ringrazio per aver visto questa bellissima variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del Diaspro Leopardo. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo. Le energie generali le focalizziamo con un mazzo veramente singolare quanto bello, molto bello. Le minchiate, non è uno scherzo, il mazzo si chiama proprio così, è molto simile al tarocco. Del tarocco mantiene l'impianto arcani maggiori e arcani minori, ma agli arcani maggiori aggiunge alcune lame in più, tra cui i segni zodiacali e i 4 elementi. Per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo, qual è l'energia generale della primavera?
Qual è l'energia generale della primavera per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo? Sono due o è una? Sono due, ne prendiamo una sola. L'asso di denari, ullala, che bella, rinascita completa. Non sempre nelle carte delle minchiate i significati sono simili a quelli che poi sono i tarocchi classici, però nel caso dell'asso di denari il significato è praticamente identico. Eredità, dono, guadagno, cosa rara e preziosa, matrimonio ricco e fastoso, oppure buone notizie in arrivo. Quindi ecco, direi che qua si parla sicuramente di un miglioramento in tutti i sensi, sia in quello che può essere il campo affettivo, sia in quello che può essere il campo lavorativo o economico addirittura. Quindi direi che si prospetta una bella primavera, per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo. Andiamo a vedere in dettaglio qual è il dono che questa primavera ti porta. La regina di bastoni. Allora, la regina di bastoni può significare un nuovo lavoro, può significare un nuovo amore, può significare il riuscire a focalizzare i propri obiettivi per migliorare l'attuale relazione, l'attuale lavoro. È sicuramente una carta che ha a che fare con le istituzioni, se attendi la risoluzione di un qualcosa di burocratico, legale, eccetera. Qua arriva, può essere la carta di un momento nel quale la passione ci travolge. La regina di bastoni del resto è una carta di focosità, ma è una focosità che siamo in grado di misurare. La regina di bastoni riesce a gestire questa focosità e quindi anche a farla fruttare nel migliore dei modi, ad orientare il suo potere per quella che è poi la completa realizzazione delle sue ambizioni. In amore rappresenta un amore che rinasce, riprende, che diventa più bello, oppure addirittura l'ingresso di un qualcuno che si pone subito quale seduttore, seduttrice, un qualcuno che ci porta comunque anche molta sessualità. Una regina di bastoni, un asso di denari può rappresentare anche questo. Per quanto riguarda il lavoro può rappresentare un contratto, l'arrivo di una gratificazione. Insomma, tutto qui sembra procedere a gonfie vele, un dono che riguarda il miglioramento sostanziale di quella che è la tua vita in generale. Stavo per rimescolarle, in realtà le ho già mescolate. Il 6 di spade. Il cavallo di denari. Il 7 di spade. Allora, anche in questo caso arriva un po' un 7 di spade a guastare un po' la festa, però ricordiamoci anche la valenza di un 7 di spade come una carta che ci dice di perseverare, ci dice di cercare l'armonia, ci dice di riuscire a portare avanti, nonostante tutta la marea di situazioni che ci possano apparire avverse, quello che è poi il nostro volere, la nostra chiamata, la nostra strada. Il 6 di spade invece rappresenta la possibilità che un qualcosa ci si riveli, o di uno spostamento che ci fa ampliare gli orizzonti fisici o mentali. È la persona che ricerca la verità. E il cavallo di denari alla fine è un qualcuno che riesce con strategia, con pazienza, con perizia a portare in fondo quelli che sono i suoi obiettivi. Allora, qua c'è probabilmente una realizzazione materiale, una vittoria sul lavoro, una vittoria legale, una vittoria per quanto riguarda quello che è un conflitto che comunque secondo me è più legato al lavoro che
all'amore, però c'è anche molta sessualità, molto amore, molta carnalità più che amore qua secondo me. Quindi nonostante la bellezza del periodo, ciò che potrebbe turbarti se ti ci ritrovi potrebbe essere legato a rinnovi contrattuali, potrebbe essere legato a situazioni legali, oppure magari a burocrazie. Poi ecco, qua si scioglie tutto, anche perché c'è un qualcosa che ti viene rivelato come possibilità. È vero che il 7 di spade rappresenta anche pettegolezzi, dicerie, eccetera, ma magari sono proprio quelli che ti fanno chiarezza su una situazione in particolare. Quindi in realtà non è una situazione così terribile, qua c'è un riuscire a vincere anche quella che è la situazione più insidiosa perché appunto in parte fuori dal nostro controllo. Voglio dire, una pratica burocratica uno la controlla fino a un certo punto, perché poi la burocrazia ha dei tempi assurdi, così vale per i tribunali, così vale per i contratti. Ecco, qua c'è il riuscire, vedi, 6 di bastoni è il trionfo, assolutamente. Cioè riuscire a trionfare, secondo me potrebbe essere 9 di spade e il giudizio. Allora, è una notizia che riguarda la tua materialità o un problema legale, un problema di permessi, un problema burocratico, un contratto da rinnovare che volge in positivo, perché comunque alla fine il 6 di bastoni è una carta di vittoria, il 9 di spade può essere una carta di conflitto, è vero, ma qua poi c'è un giudizio, purificazione. Sono molte spade qui è un qualcosa che ti ha dato da pensare in maniera molto forte. Il 9 di spade, tra l'altro, mi va anche a parlare del fatto che questa situazione tu non la puoi controllare tutta, perché oltre al fatto del discorso burocrazia, qua potrebbe esserci veramente il 9 di spade di solito una carta di reazione al dolore, quindi non è la carta di io che provo dolore perché sto male dentro, ma è la carta di io che provo dolore perché mi hanno pestato il piede, capisci? Quindi qua è proprio un qualcuno, secondo me c'è una controparte, quindi di nuovo torna il contratto, la legalità, la burocrazia, i permessi, il concedere mutui, eccetera, che non si sta sbloccando, non sta andando. Ecco, qui viene alla luce un qualcosa che poi porta a una risoluzione di un qualcosa di conflittuale. Tuttavia, per le carte che sono uscite inizialmente, mi sento di dire che se sei single, la primavera per te potrebbe essere comunque molto ricca di possibilità. Mi viene anche da dirti che se lavori in proprio, perché comunque una regina di bastoni di solito mi rappresenta un'imprenditrice o un imprenditore se sei uomo, devi fare un po' attenzione perché potrebbero effettivamente qua venire fuori alcune magagne, o magari se non è il lavoro in proprio ma magari hai una buona autonomia sul posto di lavoro, attenzione alle invidie, attenzione alle persone che cercano magari anche di non farti proprio star bene. Però cioè tutto questo periodo tumultuoso dove si ha un po' il pensiero fisso su una situazione estremamente pragmatica che riguarda poi quella che è la nostra posizione sociale e un eventuale conflitto che comunque passa per lo scritto e passa per le notizie. Anche le spade sono anche l'attività mentale, per esempio appunto di un avvocato o di un qualcuno. Ecco, poi alla fine si stempra in quello che è un giudizio che alla fine viene un po' a purificare tutto. E qui ti sta dicendo il dono della primavera è un po' il riuscire a lasciarsi alle spalle una situazione che ti ha creato ansia, che ti ha creato preoccupazione, che ti ha creato conflitto anche con te stesso, con te stessa prima che con gli altri. Voglio darti una carta di sintesi perché tutte ste spade
Il 10 di denari, no, guarda, va benissimo. Mi viene anche da pensare che per alcuni, non per tutti, qui potrebbe esserci una persona che il conflitto te lo crea entrando o rientrando con un 10 di denari nella tua vita, ma non è una persona sincera, quindi fai attenzione, perché il giudizio mi rappresenta anche un ritorno, quindi riaffacciarsi di qualcuno che però, come vedi, è portato poi da un 7 di spade, quindi è qualcuno che ha dei disegni nascosti, un qualcosa di occulto. Ora, anche se fosse questa seconda eventualità, ovvero il chiudere un momento di dolore legato ad un qualcuno del passato che rientra, tu comunque qua devi rilasciare un po' questa situazione, in questo caso forse è un po' più difficile, perché nel primo caso c'è un po' un lasciarsi alle spalle un problema a livello pragmatico e lavorativo. Nel secondo caso ci potrebbe essere il ritorno di un qualcuno che però, diciamo, non è cambiato, non è cambiata, quindi fai attenzione in questo caso, perché comunque è una persona che non è proprio completamente onesta. Andiamo a vedere con gli oracoli. Per te che hai scelto la variante del diaspro leopardo, via. Via è una carta che parla di un intervallo fra due distinte situazioni sentimentali, lavorative e della sospensione di un qualcosa che fino ad oggi ha caratterizzato quella che è la nostra vita. Quindi qua c'è proprio, secondo me, il sospendere appunto un qualcosa, ma parla anche del recupero di energie perdute e del ristabilire la propria capacità di, la carta dice fertilità naturale, quindi di costruire il proprio futuro. Allora, torno a dirti, secondo me qua quello che succede è uno stop ad una situazione che ti ha preoccupato e un proiettarsi di nuovo nel futuro. Ora, l'unico problema è che questo stop, se si tratta di un ritorno, è uno stop a cui devi prestare molta attenzione, perché nel caso si trattasse dello stop dell'attesa di un ritorno, il ritorno c'è, ma fai attenzione perché in quel caso la cosa rischia di riprendere ma identica a prima. Invece se si tratta di uno stop a livello lavorativo la vedo molto più, o burocratico legale, la vedo molto più positiva, perché qua comunque si tratta poi del recupero di energie perdute. Tuttavia il recupero di energie perdute, vedi, bisogna sempre fare attenzione a quello che dicono le carte. Il recupero di energie perdute vuol dire ripristino di una situazione per com'era in origine. Quindi è chiaro, se la situazione prima di un conflitto legale, burocratico, era buona o comunque riusciva ad andare, il ripristino è ritornare a far andare una situazione. Se la situazione prima di un abbandono che comporta un ritorno non era buona, perché se no l'abbandono non ci sarà, è chiaro che ritorna la cosa. Quindi capisci, ecco perché ti dico fai attenzione nel caso tu mi potresti dire ma perché in amore sì e sul lavoro no? Perché in amore il ripristino sarebbe con una persona che ritorna ma ripristina quelle che erano le energie di un tempo, quindi sostanzialmente non cambia, prima di un evento che comunque ha portato dolore, ha portato paura e soprattutto ha portato anche tanta insicurezza. Vediamo con l'Ancient Feminine Wisdom.
Vedi, Cibele, la fertilità, quindi la possibilità che si apra un periodo completamente nuovo e molto fertile per noi, che comporta un completo rinnovamento. Però ci dice la carta: abbandonati a quelle che sono la bellezza, a celebrare la vita, alle forze di fertilità molto potenti che stanno entrando nella tua vita dopo un periodo di ritiro e di fermo. Quindi dopo un periodo non proprio bellissimo c'è la rinascita, la possibilità di rinascere, soprattutto, ti ripeto, per quanto riguarda il piano finanziario o le nuove conoscenze. Però anche qui si va a ribadire: abbraccia il nuovo, se c'è il ritorno, ma dagli due pedate nel coccige e mandala via, perché tanto sicuramente un casetto umano era, un casetto umano riè. Andiamo a vedere il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del Diaspro Leopardo. Secondo me qua il guadagno comunque è molto più a livello materiale, quindi soldi, possibilità di lavoro, possibilità di avviare nuove professioni o di riprendere professioni. Ecco, finisce un periodo abbastanza preoccupante. La lontra e la tifa. Allora, la lontra è un animale, ci dice la carta, che scivola nell'acqua, quindi si abbandona al fluire con giocosità. La nuotata della lontra è calma, è giocosa, è gioiosa, e invece la tifa è un simbolo di pace e prosperità, e può essere utilizzato anche per una varietà di scopi domestici che vanno dalla tessitura di cesti o anche in alcuni casi di tessuti, o anche fino a quelli che sono dei materiali isolanti alla fine. È anche un alimento nutriente in alcune tradizioni. Allora, stai entrando in quello che è un tempo di pace e tranquillità. Divertiti e permettiti di rilassarti. Potresti aver navigato in un momento difficile, ricorda che il tuo disagio è temporaneo. Limita la tua lotta e segui il flusso degli eventi. Di tanto in tanto osserva compiaciuto anche la corrente che ti porta comunque a realizzarti. Quindi, ti ripeto, qua dopo un periodo di buio, di fermo, c'è una realizzazione soprattutto materiale che ti arriva, che si avvia con la primavera. Probabilmente ci sono anche molte nuove conoscenze e molte possibilità di intessere relazioni. In alcuni casi c'è anche un ritorno, ma non fidarti. Abbandonati al fluire della corrente. Ci dicono: bellissima questa variante, ci dicono queste carte. Quindi mi raccomando, come dico spesso, se c'è il ritorno dagli due labbrate e rimandalo o rimandala indietro, perché di casi umani è pieno il mondo, e un ritorno di un bel casetto, una casetta umana, anche no. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato qual è quell'evento, quella presa di coscienza, quel dono che identificherà questo periodo per cui ricorderemo la primavera del 2023. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Dono di questa primavera. Per quale motivo ricorderemo questa primavera? Qual è il dono, quell'evento? La stai tirando lunga 1 chilometro, vaffanculo, rifallo. E diciamo che anche il tempo non si risparmia, ci ha già introdotto, meno male è primavera, così importante dell'anno. Appunto, la primavera sta per... vaffanculo, rifallo. A chiedere quindi al nostro interattivo qual è
se non ti stronzi e merdi. In particolare questa primavera ci farà un particolare dono, o magari ci darà la minchia perché mi sono perso, cazzo. Ciao, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 204. Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti. La nerchia, decina di giorni, giorno più, giorno meno, dove l'appoggio? Era l'Ovestara, come viene chiamato oggi, seguendo una nerchia. Perché cazzo ti devi perdere così? Andremo a chiedere alle tre varianti